Sono io, sergente. Oh, signorina Sinclair, chiamo il circolo? No. Qualcosa non va? No, mi fermo solo 5 minuti. Non è la figlia del colonnello Sinclair? Infatti. Vogliamo avvertirlo? No, no, meglio di no. Colonnello? Dannazione, impara a fumare una buona volta e non soffiarci dentro come una ragazzina. Avanti, coraggio, aspira, aspira. Rovinati la gola. Tu disapprovi, Simpson? E tu, Charlie? Siete stati molto bravi, ragazzi. Andate pure a bere. Per le trippe del re. Dov'è il mio whisky? Caporale, il whisky del colonnello. Maggiore Jock Sinclair, facente funzioni di colonnello, decorato al valor militare. È un gran disgraziato. È un grand'uomo. Dai, che lo conosco bene io. Lo sai che suonava la cornamusa? Per la precisione l'ha suonata anche alla radio. Beh, io la radio non l'ho mai potuta soffrire. È vero che i sottufficiali avranno la TV. Ehi, ma tu non bevi? Ritorno fra un minuto. Abbiamo un appuntamento galante, eh? Non lo terrai mai così la TV. Dammi retta. Niente da fare, andrà per le lunghe. Non puoi sganciarti. Lo sai come tuo padre. Suonerò per tutta la sera. Ti aspetterò. Ma no, non puoi restare qui. È andato tutto liscio ieri sera. Sì, è tornato più tardi di me. Ho fatto male a venire. Senti, Morag, perché non vuoi che gli parli? È meglio dirgli tutto. Tanto verrà a saperlo, no? Prima o poi. E così non può continuare. Sei sudato. Non cambiare argomento. Senti, adesso non la manderebbe giù. Al momento opportuno glielo dirò io. Devo andare. A domani. A domani. Signorina Sinclair. Sì? Ah, buonasera, McLean. Vede, la caserma è un luogo molto piccolo. E non è la prima volta che lei ci viene di sera, ma se lo sapesse suo padre sarebbero guai grossi per lei. Non crede sia meglio cambiare tono? Io volevo Non solo... è cosa che la riguardi, chiaro?
Le parlo da amico, signorina Sinclair, non intendevo immischiarmi. Mi scusi la scortesia. Chiedo perdono. Buonanotte. Buonanotte. Ebbene, signori, c'è una novità per voi. Per tutti voi. O uomini ignoranti. Una notizia che vi farà sobbalzare. Domani arriverà un altro colonnello e assumerà il comando del battaglione. Siete in grado di capire quello che dico? Dai, Jock, tu ci prendi in giro. Sto dicendo la verità. Chiedetelo all'aiutante maggiore, lui ve lo confermerà. È vero, non mi sorprende, era ora che ci mettessero uno competente. Ma è un'ingiustizia, Non vi Jock. ho chiesto commenti a mio favore o contro. Comunque è vero. Come si chiama? Basil Barrow. Il maggiore Barrow? Lo conosco, insegnava in accademia. Era un po' pignolo, ma era un insegnante formidabile. È stato in India e sa tutto sulla giungla. Anche suo nonno ha comandato il... Beh, è proprio un tipo in gamba. Insomma, ha un cervello coi fiocchi. Già, ha avuto molto successo come professore. Si sapeva fare coi cadetti. Il colonnello Barrow, dopo Eton e Oxford, entrò nel reggimento dal 933. Dopo un anno o due di servizio fu trasferito per incarichi speciali. Proprio come dice Simpson, ha un cervello coi fiocchi. E qui abbiamo la grinta di suo nonno con baffi e tutto, e appesa là nell'ingresso. Sì, so tutto di lui, tutto. Beh, lui comanderà il battaglione e io mi berrò un altro whisky. E poi che farai? Giusto, bisogna che ci pensi. Resterai con noi? A meno che tu non voglia sbarazzarti di me. Beh, questa potrebbe essere l'occasione buona. Resta come vicecomandante, vero? Col suo permesso, capitano Simpson. Oh, io sono felice che resti. Grazie. Eric. E Eric? Sì, signore. Niente signori a mensa. Solo nomi di battesimo, salvo che per me, che sono il colonnello. Io ti chiamo come mi pare. Intesi? Sì, colonnello. Sì, colonnello. Andiamo allora, passiamo nell'altra sala. Questa è la mia ultima serata, eh? E adesso berremo tutti alla mia salute. Caporale! Signore. Whisky per i signori a cui piace e per i signori a cui non piace, whisky. Non sono mai stato un gran conversatore, anche quando sono in forma, stasera poi meno che mai. Vogliamo richiamare le cornamuse? È la tua serata d'onore, La vecchio mia mio. serata, vecchio mio, vecchio mio, vecchio mio. Bene, facciamo un po' di musica. Ragazzo, chiama le cornamuse. Vado subito. Signor sì, solo questo devi dire. Sì. Lo sai, Charlie, che abbiamo fatto la guerra insieme? Mm-hmm. Allora suoneremo una marcia per te, una per me, e perfino Macmillan avrà la sua marcetta. Grazie. Io personalmente ne avrò due. Charlie, perché diavolo ti sei tagliato i baffi? E ti dirò, le signore si lamentavano. Mi piaci, Charlie. Non parli troppo, questo è vero, ma sei un gran simpaticone. Ehi, cornamuse, dove siete stati? In dispensa, colonnello. Siete sobri? Signore? Perché in caso contrario saranno guai. Non siete qui per ubriacarvi come faremo tutti noi. Un po' di musica per riscaldarci. Forza, ragazzi! Così va bene. Preparate la pista. Sei la più bella dama che abbia mai invitato. Il circolo ufficiale, per favore, è urgente. Circolo ufficiali. Dia al comandante che è arrivato il colonnello Barrow. Va bene, l'avverto subito. Scusino, è arrivato il colonnello Barrow. Chi? Il nuovo comandante. Cosa fa lei? Torni subito al suo posto. C'è il colonnello. Certo che ci sono, è ubriaco? Non lei, lui.
Ma dannazione, non doveva arrivare domani? Ora basta! Smettete di suonare! Buonasera, signori. Mi chiamo Barrow. Colonnello Sinclair, facente funzioni. Piacere. Ho sentito parlare molto di te. Poteva anche avvertirci. Visto che razza di panciotto. Jimmy Keynes, aiutante di bandiera. Colonnello. Piacere. E Charlie Scott, comandante in seconda. Colonnello? Scott. Dustin Miller, ufficiale al dettaglio. Piacere. Signore, Che compagnia? la terza, signore. Ci sono troppi maledetti subalterni da presentare. Ecco il branco. Colonnello. 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 Piacere. Ed ora, colonnello, ci concedi il permesso di riprendere le danze che abbiamo interrotte? Prego, ufficialmente non sarò qui che domani. Grazie. Sotto con le cornamuse. Charlie, noi andiamo di là. Bevi qualcosa con noi, colonnello? Grazie. Liscio o con acqua? Preferirei qualcosa di non alcolico, se possibile. Niente whisky? Niente whisky. Ma beviamo tutti whisky qui al battaglione. Sì, l'ho saputo. Purtroppo il whisky non lo sopporto. Una gazzosa per il colonnello Barrow. Signor sì. Capirai, questa è la mia serata d'addio. Non è che tutte le sere si faccia questo chiasso. Così hai trovato la strada senza difficoltà. Sì, ero già stato qui in precedenza. Davvero? E quando? Quando ero sottotenente. Dopo l'accademia? Oxford, per la verità. Dopo Oxford? Questo non lo sapevo. Così hai fatto carriera con la laurea universitaria, eh? A qualcosa è servita. Io ho fatto un'altra strada. Vengo dalla gavetta. Ramazza, pezze da piedi e sole a scacchi. Carcere militare? Solo un giorno. Anniversario della vittoria del 33. Ubriachezza e rumori molesti. Come carriera mi sembra migliore. Alla salute. Auguri. Ne è passato del tempo da quando eri al battaglione, vero? Già, mi sembra di essere di prima nomina. È parecchio che non comando un reparto. Mi hanno tenuto dietro una scrivania per un bel po'. Uno dei nostri diceva che insegnava all'Accademia. Simpson? Sì, proprio lui. E cosa hai detto che facevi ancora? Non credo di averlo detto. Ah no? Come te sono stato in galera. In campo di concentramento, eh? Con i privilegi d'ufficiale e la filodrammatica. Non è proprio la stessa cosa. Avrei preferito il carcere militare. Buonanotte. Scott? Colonnello? La bottiglia è vuota per 3/4. Sciocchezze, è piena per 1/4. Sono stato proprio un pessimo colonnello, rispondi. Mai visto uno migliore. Oh, andiamo, tu sei ubriaco fradicio. Parola mia, io ti ricordo in guerra, vecchio mio. Vecchio mio, vecchio mio, vecchio mio. Hai fatto una domanda e io ho risposto. Che accidenti vuoi? Ne sei convinto, Charlie? Certo, assolutamente. Non è giusto. Te li porti da El Alamein a Cassino, da Dover a Berlino e alla fine un omuncolo beneducato arriva qui e ti schiaccia i tagli. Non è giusto. Beh, ormai è qui. Come fosse di prima nomina, ha detto lui. Ho paura che quel poveraccio troverà pane per i suoi denti. Fammi il favore, passami la bottiglia. Non potremmo fare a meno dei bicchieri? Sì. E se c'è qualcuno che ha diritto di sbronzarsi stasera è Jock Sinclair e il suo amico Charlie Scott. Hai sentito che ha detto del whisky? Lui non lo sopporta, dice. È triste. Non aveva diritto di piombarmi addosso senza preavviso. È una mancanza di forma, ecco che cos'è.
Sotto qualsiasi punto di vista, non dovevano metterlo sopra di me. La cosa mi irrita, Charlie. Sono molto, molto irritato. Chi c'è là fuori? Vuoi che ne sappia io chi c'è là fuori? Zitto. Chi è là? Caporale Fraser, colonnello. E che diavolo ci fai qui a quest'ora? Aspetto, colonnello. Aspetti, e chi? Lei, colonnello, mi ha detto di attendere. T'ho detto così. E tu mi hai aspettato, magari bestemmiando e imprecando. Oh, lo so bene. Sono stato cornamusa anch'io. Signor sì. Hai una ragazza in paese, caporale? Ti sei trovato un bel bocconcino, eh? Ti abbiamo tenuto lontano da lei? Beh, caporale, ce l'hai la lingua in bocca? Signor sì. Ce l'hai la ragazza? Signor sì. Non lo trovi carino? Il caporale ha una ragazza. Buon per lui. No, maggiore Scott. Dovresti dire buon per lei. Non capita a tutte di trovare una prima cornamusa. Non è facile. È bella, caporale? Credo di sì, colonnello. Credo di sì, dice. E dimmi un po', caporale. Hai intenzioni serie, non è vero? Certo, signore. Allora sei un maledetto idiota, caporale. Lascia le intenzioni serie ai ruderi come me. Amico mio, è tardino. Sei crollato, uomo di poca resistenza? I tuoi spiriti ti hanno abbandonato, Charlie? Oh, mi sento crollare addosso la caserma. Sono le 3, vecchio mio. Ci risiamo. Vecchio mio. Caporale, vedi davanti a te il cadavere di un maggiore? E lo spettro di un quasi colonnello. I quali ti dicono puoi andare. Per molti di noi, lei sarà sempre il nostro colonnello. Caporale Fraser, l'ammutinamento è punito con la morte. Va pure. Pensavo, mentre parlavo con il caporale, che avrei dovuto comandare le cornamuse. Sarei stato un fenomeno. Ma non è andata come volevo. Ci ha pensato Hitler e anche Rommel. Una notte nel deserto. Ma questo è il mio battaglione. Ho fatto funzioni da colonnello e avevo diritto alla nomina. Parola mia, Charlie, me la dovranno dare prima o poi. Sei un bastardo. Un maggiore bastardo. E non sei affatto di compagnia. Hai fatto tardi anche ieri? Sì, tardino. Ho dovuto star su per tener compagnia agli altri. Sei un ubriacone. Sono perfettamente lucido, lucidissimo. Ma devo finirla questa roba. Certo, ti fa bene. Che tipo è? Chi? Il nuovo colonnello. Come diavolo sai che è già arrivato? Oh, me l'ha detto un uccellino. È venuto qualcuno ieri sera? Qualcuno dalla caserma? Nessuno. Ci sei andata tu allora?
Rispondi, ti ho detto tante Papà, volte. non ricominciamo da capo, per favore. Non devi avvicinarti alla caserma senza prima telefonarmi. Solo certe ragazze gironzolano intorno alle caserme. Non sono più una bambina. Questo lo so, e perciò ti rimprovero. Vado dove mi pare. Tu vai dove dico io, ancora per un po'. E tu dove sei stato stanotte? Di un po'. Ancora a teatro con quella pseudo-attrice. Non ti permetto. Non voglio risposte impertinenti. E stammi a sentire, Morag. Non offenderti, non fare così. Morag, io lo faccio per il tuo bene. Ma tu devi obbedirmi. Dimmi qualcosa. Sì, papà. Devi andare. Sì, hai ragione. Prepara la macchina, andiamo via. Signor sì. Che tipo è? Barrow? Oh, è un ometto. Era inevitabile. Ho detto solo che è un ometto. Era inevitabile. Per la verità non sono d'accordo. Non dovevano mandarlo qui. Ma a mio parere non terrà il comando molto a lungo. Papà, non fare stupidaggini. Per l'amor del cielo, figliuola. Cosa vuoi, che esponga la bandiera? Next exercise, begin. Walk, up, right, up, left, up, right. Personalmente il balletto non mi ha mai entusiasmato. If you can't do it, get down on your knees and do it. On the knees, down. Consegnati? Me l'ero dimenticato. Ah, poveri figlioli, no? Senza dubbio lo meritano. Chi è quello là? Jim Cameron, il miglior peso massimo del reparto finché non fu ferito in Africa. Sarà bene dirgli di mettersi il berretto diritto. Avanti, a terra! Avanti, a terra! Oh, dai! A terra. Di corsa! A terra! Braccio rigido, ancora. Mettici più energia. Aspetta. Tu non hai una suocera, soldato? Signor no. E non hai odio per nessuno? Non credo, colonnello. Nemmeno per il sergente maggiore del reggimento? Signor sì. Non ce l'hai i denti, sergente? Signor sì. Sorridi allora, perfino il regolamento militare te lo permette. Ma secondo l'ordine del giorno non dovrebbe finire alle 10. La compagnia di Dusty finisce 10 minuti dopo le altre. È una tradizione che risale ai tempi di Ella Main. C'è l'ora di Greenwich, l'ora estiva, l'ora militare e l'ora di Dusty. Ti ci abituerai, colonnello. Ne dubito assai. Maggiore Miller? Avanti, un altro! Avanti, un altro! Avanti! Un altro, avanti! Avanti! Sono le 10 e 7 minuti. Un altro! Sì, è preciso, le 10 e 7 minuti. Ancora 3 minuti, Dusty? Gli esercizi finiscono alle 10. Io ho il pallino delle cose esatte. Signor. Lo senti tu stesso, è una buona banda. Non una nota fuori posto. Ma il regolamento non prescrive una tenuta speciale per le esercitazioni? Quello che importa è che la banda suoni bene. Che dice il regolamento, signor McLean? Busta di pelo e bustina, signore, ma in guerra i ragazzini... 3, 4, 5 uomini in berretto tondo e tenuta fuori ordinanza. Prende i nomi. Signor sì. Colonnello, qui vige una tradizione. Io sono favorevole alle buone tradizioni. Ho sempre permesso che si vestissero a modo loro per le esercitazioni. Il fatto che tu glielo abbia permesso non costituisce una tradizione. Jimmy, andiamo a sbrigare un po' di corrispondenza. Stanco, Dusty? Sai che ci ha imposto stamane il nuovo principale?
di corsa dal poligono in caserma in perfetto ordine di marcia. E io che dovrei dire? Che ha ispezionato la mia compagnia 3 volte in 2 giorni. Certo che prima che arrivasse era una mezza pacchia, no? È il tipo che incomincia da dove vuol finire. Ah, beh, se continua con questi sistemi mi faccio trasferire come piantone al Ministero della Guerra. Non ti prenderebbero, Dusty, tu non sai lucidarti i bottoni. Ma insomma, che vuole da noi adesso? Io ho altro da fare che... Comodi, prego. Tutti presenti? Tutti, colonnello. E il maggiore Sinclair? Ah, beh, io... Non si è visto, colonnello. Non credevo che l'ordine lo riguardasse. Capisco. Bene, signori. Per oggi ho soltanto 2 cose da comunicarvi, una più importante dell'altra. Fate attenzione. Quando venni qui da sottotenente, i doveri sociali di un ufficiale erano molto più impegnativi di quelli militari. Questo succedeva prima della guerra, ma io non ho affatto intenzione di ritornare all'antico. Prima di tutto siamo soldati e la maggior parte delle nostre energie deve essere dedicata al servizio. D'altra parte, però, è importante non dimenticare né trascurare il nostro ruolo nelle relazioni sociali. Perciò il 20 febbraio, e cioè fra un mese, ho deciso di dare un cocktail party. Fra un mese? Ho tutto il tempo di prepararmi. L'altra cosa può apparire secondaria, ma è altrettanto importante per me. È motivo d'orgoglio per il nostro battaglione il fatto di essere di stanza in questa caserma da oltre 200 anni. E per questo motivo, signori, è essenziale che si mantenga un certo prestigio. Abbiamo la reputazione d'essere uomini duri in guerra, dobbiamo anche mantenere la reputazione di essere gentiluomini in pace. Hai sentito? La solita retorica. Prego, niente commenti. Mi voglio riferire al vostro stile di danza. Naturalmente conoscete i passi, ma qualcuno forse ha dimenticato che il ballo deve essere considerato un rito sociale, non un pretesto per chiassate. Pertanto, a partire da domani, ogni martedì, giovedì e sabato mattina alle ore 7:15 precise, si faranno 3/4 d'ora di lezione prima di colazione. Nessuno solleverà le mani sopra il capo, salvo che nel ballo a 4. Niente grida né piroette estemporanee. Il maestro di musica farà la dunata e voi vi presenterete in uniforme ma con le scarpette di gomma. Parla solo per i subalterni, vero? Per tutti gli ufficiali. Ma sono 30 anni che so ballare. Non aveva detto che la visita dell'altra sera non era ufficiale? Ha detto qualcosa, capitano Rattray? Signor sì. Cosa? Avevo avuto l'impressione che la sua visita dell'altra sera non fosse ufficiale. Non era ufficiale, ma v'avverto che queste osservazioni sono estremamente imprudenti. È tutto, signori, grazie. Come balliamo è affare nostro. Certo. Ma cosa ne sa lui? Ma guarda un po' che roba. Calma, calma, calma. Temo che non la manderanno giù. Chi non manderà giù e che cosa? Beh, mi pare evidente, In no? quella baracca là ci sta la banda, vero? Sì, io sì. Le finestre sono sporche, lo si vede da qui. Colonnello, io... Non farei così se non lo ritenessi necessario. Ma è praticamente un insulto. Non trovo affatto. Alcuni di loro ballano da 30 anni e più. Si vede che 30 anni non sono stati sufficienti. Ma almeno gli ufficiali E la superiori... smetta di contraddirmi, mi sono spiegato! Colonnello. Per favore, dica al maestro che voglio parlarle. Signor sì. Signor McLean, Buongiorno capitano, ai suoi ordini. il comandante vuole parlarle. Ah, benissimo, subito? Immediatamente. Sì, benissimo signore. Squadra, attenti! State fermi, lavativi! Squadra, riposo! Caporale, comandi, portali via. Signor sì. Squadra, alzati! Bianco di lì! Squadra, avanti! Marcia!
E muovetevi, maledetti lavativi paralitici! Vada al comandante? Con il suo permesso. E si muova allora, si muova! Grazie, signor Riddick, è quello che sto appunto facendo. Tu, cos'hai lì dentro? Del tè, signor. E che cavolo dovrebbe esserci? Birra? Il tè è alle 15:30, ora sono le 15:25. Signor. Là dentro. Metti sul tavolo. E niente tè fino all'ora stabilità, hai capito? Signor. E mettiti il berretto. Puoi andare. Sono tutti ottimi suonatori, ma io sceglierei il caporale Fraser, è l'unico che abbia tanto. Benissimo, maestro. Grazie, colonnello. È parecchio che non faccio istruzioni ai giovani ufficiali. Non si tratta solo dei giovani, sia ben chiaro. Beh, immagino che gli ufficiali anziani... L'ordine riguarda tutti gli ufficiali. Tutti gli ufficiali. Capisco. Avanti, Jimmy, abbiamo finito. Oh, maestro? Colonnello? Un'altra cosa. Le finestre delle vostre camerate sono sporche. Ah, sì, ne parlerò al tamburo maggiore. Faremo provvedere subito. Il tempo orribile ultimamente non ci ha permesso... Immediatamente. Signor, sì. Un po' di tè, McLean? Beh, veramente ne avrei bisogno. Sempre che ce ne sia ancora. Aria di burrasca, mi ci taglierei una mano. Salve, Jock. Disturbo per caso? Desideravi qualcosa? No, resta pure, Jimmy. Volevo sapere se c'era bisogno di me nel pomeriggio. No, grazie. Non credo di avere più bisogno di te per il momento. Certo, immagino che tu ti debba annoiare a morte. Che cosa hai fatto oggi? Parecchie cose, ma nulla di serio. Jimmy e io stavamo esaminando i servizi antincendio. Ho notato qui sulla pianta che non ci sono estintori nello spaccio. Ce ne sono 3 o 4, li ricordo benissimo. No, sono segnati qui. Però lo spaccio ci sono. Non è forse vero, Jimmy? Oh, certo, li abbiamo già controllati. Ma cosa vuoi allora? Non mi sono mai piaciute le scartoffie. Per questo neanche a me piacciono. Ah, sì? Pensavo che stando al ministero ti ci fossi affezionato. Davvero? Beh, grazie della visita, non ti trattengo. Quella storia del ballo l'ho saputa poco fa. Non dovrò mica andarci anch'io, no? Tutti gli ufficiali. Io non ti capisco. Neanch'io, per la verità, ne sono molto entusiasta, ma ritengo sia meglio andarci tutti quanti. Cos'è un ordine? Se preferisci definirlo così. Ma ha ragione, vecchio mio. Colonnello. Preferisco essere chiamato colonnello, se non ti dispiace. Come vuoi, colonnello. Se tu Per vuoi me io consiglierei un altro momento. Un ometto con le ginocchia bianche, ecco che cos'è. Se la cava consigliando un altro momento. Che schifo. Che avete da guardare voi due? È come le dicevo, signor McLean. Non è la prima volta che cambiano il comandante. E ogni volta sono guai. Ma stavolta andrà meglio, vedrà molto meglio. Questo lo pensa lei, signor Riddick? Naturale. E vuol sapere perché? Credo di non condividere la sua opinione. Per un solo motivo, perché è un gentiluomo, ecco perché. Lei è terribilmente snob, signor Riddick. Siete tutti uguali voi della guardia, degli snob, nient'altro che dei maledetti snob. Pieni di Vuole voglia insultare il mio vecchio reggimento, perché in tal caso... Io non insulto nessuno. Perché in tal caso l'aspetterò in palestra, signor McLean. Si calmi, lei ha il sangue troppo caldo. Ma non si rende conto che alla sua età non si fa più a pugni? Vada a casa a vedere la televisione, il programma per i ragazzi comincia alle 5. Maledetto insolente, io la farò schiaffare dentro.
Ehi, tu! Signor, sì. Sporco miserabile ometto. Sei lurido, sei sudicio, puzzi! Sei gente! Signor, Gli prenda il nome. Come ti chiami? Gordon A. Sottana, sottanella, quanto è bella la tua gonnella. Sottana, sottanella, è bella la tua gonnella. Sparite! Ma noi stiamo giocando, signore. Andate a casa o chiamo l'uomo nero. Via! Avanti. Salve, Mary. Ciao, bel Tomo. È molto che hai incominciato a bere. No, bambina, non è molto che ho incominciato a bere. Eppure a guardarti non si direbbe. Stavolta ti sbagli. Comunque in corpo ne hai un bel po'. Da che lo vedi? Dagli occhi. Oh, molto romantico. Sono rossi. E tu sei scortese, ecco cosa sei. Non ti metti a sedere, Doc? Oh, grazie infinite. Sei sorpresa di vedermi? Sì. Ah! Ti trovo benissimo, Mary. Sono molto stanca, ho avuto 2 spettacoli oggi. Ah, è la tua come si chiama? Rosy, la tua amica se n'è andata? Non lavora in questa commedia. Mia sorella? Eileen. E questa? No, è la prossima. Oh, benone. Oh, e tu sarai Eileen? Aileen ha 18 anni. Allora sei tu, certo che sei tu. È vero che c'è un nuovo colonnello al battaglione? Infatti. Ti dispiace? Che tipo è? Oh, è un ometto stupido. In che senso? Per esempio, ci vuol far prendere lezione di ballo, perfino a me. Adesso ti metto sulle mie ginocchia e non solamente per sculacciarti. Questo te lo puoi scordare. Hai del whisky? No. È nel cassetto, vero? Mary, io te lo pago. No, ma che dici? No, sul serio. Ah, smettila. Ai vecchi tempi, eh? Usciamo insieme una sera di queste e andiamo al Welcome Hotel, si fa una festicciola. Sarebbe più comodo andare a casa tua. Lo sai che non bevo in casa? Lì piuttosto che non mi ci vuoi portare. Mary, non si tratta di questo, è che io non bevo mai davanti a mia figlia. Sei un bugiardo, Jock. Ma c'è una cosa che ti salva, sei un pessimo bugiardo. Oh, Mary, è passato tanto tempo, sai? Non si può chiudere la porta. Neanche a pensarci. Buonanotte, Mary. Buonanotte. Buonanotte. Potrei anche usare la forza, se volessi. Jock Sinclair, tu sei l'uomo più presuntuoso del mondo. Ma chi ti credi di essere? Un uomo comunissimo, te lo posso assicurare. Non ci provare mai più. Una volta non dicevi mai di no. Una volta per me non eri un estraneo. Ma Mary, sono tornato. E puzzi. Puzzi come quando te ne sei andato. Non voglio rivivere il passato. Non si può sempre ricominciare. No, lasciami che devo andare a spegnere le luci. Su, un bacetto. Oh, un bacetto Va solo. via, hai capito? Vattene, se no finisce che mi fai cacciar via. Dico sul serio. Su, vattene. Beh, addio se è così. E addio per sempre. Buonanotte. Jock. Oh, è matta da legare.
Muoviti, è suonata la sveglia. Che? La sveglia. Oh, fesserie, ho ancora 10 minuti, l'ho appena sentita. Su, non hai tempo, c'è la lezione di ballo, comincia fra 3 minuti. Allungami il mio migliore tutto. Dove sono le mie scarpette rosse? È una crudeltà questa. Quanto si deve soffrire per l'arte? Avanti, sbrigati, altrimenti sono guai. Avanti signori, formate i gruppi. Cominceremo coi passi più semplici. Quello nel mezzo è la dama di fronte al suo cavaliere. Tasti! Ora proviamo con 8 passi laterali in tondo a sinistra e indietro. Pronti, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formate la coppia. Pronti? 1. Girare. 2. Cambio. 2. Giravolta e cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e girare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capitano Rattray, quando ballate al centro del cerchio, le mani lungo i fianchi, per favore, non sopra la testa. Ma insomma è una questione di stile individuale. Io faccio così fin da quando ho imparato. Sì, lo so, ma sono queste le sfumature di stile che noi vogliamo sottolineare. Sai che ti dico, Macklin? Sono pronto a scommettere che le mani vanno sopra la testa. Oggi si fa molto spesso, ma prima della guerra i balli di società i gentiluomini non portavano mai le mani sopra la testa. Secondo me il capitano Rattray ha ragione. Muoviamoci, fa troppo freddo per discutere. Allora le tengo su o giù? Ma su, naturalmente, non è vero, Macklin? Per favore, non interrompere il signor Macklin, è lui che dà le istruzioni. Noi dobbiamo soltanto seguirle. Prosegua, signor Macklin. Sì, signore. Caporale con musica stavolta. Ai vostri posti, per favore, signori. Si ricomincia da capo. Siete pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coppia 1. Girare 2. Cambio 1. Girare 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio! Buonanotte, colonnello. Buonanotte. Mi dispiace che ci lasci così presto. E dispiace anche a noi, gliel'assicuro, colonnello. Se avessi immaginato una serata così piacevole avrei disdetto ogni altro impegno. Oh, guarda, c'è un pony e con una cassetta anche. Sì, stiamo facendo una colletta di beneficenza per le forze armate. Oh, una causa molto degna. Un'eccellente idea. Buonanotte di nuovo. Hai uno scellino, cara? Sì. Che bella bestiola. Si diverte, signorina? Moltissimo, colonnello. È stata un'ottima idea questa festa. È un piacere vederla ballare danza alla perfezione. Io? Lei mi sta adulando. Si è complimentato per il mio stile di ballo. Ah, sì? Ero sincero. Perché diavolo ne sa lui dei balli scozzesi? Già, questa è una questione Anche che vorrei... se non li conosce, è stato molto gentile. Vi trovo ingiusti con lui. Beh, non vedo perché dobbiamo inchinarci davanti a lui. Dopotutto non è mica un generale, è un qualsiasi colonnello. Non ti sopporto. È veramente affascinante stasera. Fa girare la testa a tutti. Non mi vanno queste storie. Joe, tu non balli? Sì, certo che ballo. Andiamo. Ah, colonnella Barrow. Le devo fare i miei sinceri complimenti. La prima vera festa dopo la guerra, il frutto della vittoria. È sempre lo stesso giorno. Il 20 febbraio, con neve o ghiaccio, la festa del battaglione. E fino al 1941.
Mia nonna mi parlava sempre di queste feste. Ed è stato proprio un colonnello Barrow che ha iniziato la tradizione. La riprenderà, vero? Ogni anno. Lo promette? Insisteremo, amico mio. Le chiedo scusa, signore. Mi ero distratto un momento. Dicevo semplicemente che con questa festa lei ci ha dato modo di gustare di nuovo. Sono lieto che vi divertite. Sa, è come la festa delle guardie ad Inverness. Queste cose in caserma riescono sempre meglio. Mi scusi, per favore. Jim, che succede là dentro? Ah, si stanno divertendo, colonnello. Un chiasso vergognoso. Beh, si vede che hanno bevuto un po' troppo. Ma sì, colonnello. Buonasera, Sir Alan. Non tollero un simile comportamento, mi ero spiegato. Colonnello, lei ha ragione, ma non adesso. Gli invitati non ci fanno caso. È insubordinazione, non posso passare... Rimandi in cicchetta domani mattina. Non discuta con me. Guardi, gli ho fatto male? No, coraggio allora. Basta! Basta! Interrompete il ballo! Viva la Scozia! Sinclair, mi hai sentito? Fermo! Sinclair! Mi hai chiamato, colonnello? Attenti! È uno spettacolo disgustoso, presentatevi a rapporto! Musica, basta! Mi dispiace. La festa è finita. È tardi. Mi dispiace che sia finita in questo modo. Faccio le mie scuse agli ospiti. Incominciavamo appena a divertirci, colonnello. Chi ha parlato? Io, signore. Aiutante, prenda il nome di quell'ufficiale. Signor sì. Ero nel mio diritto. Ti sbagli invece. È uno screanzato, ma come? Con tutti questi invitati? Cosa dirò domattina? Che cosa gli dirò? Jock, non dovevi comportarti così. Ehi, Jimmy, vuoi insegnare a me come devo comportarmi? Oh, per l'amor del cielo. Colonnello! Colonnello Barrow! So che saliresti sulla forca per lui, ma non mi interessa, non doveva comportarsi in quel modo, non doveva, ecco. Non prendertela, non è colpa tua. Sei sicura di farcela? Prima però devo andare a casa, fra 3/4 d'ora. Alla saletta del bar, al Bridge Hotel. Beh, guidare velocemente è un ottimo sistema per sfogarsi. Sono stato un idiota. Oh, tutti fanno sciocchezze alle feste in caserma, è tradizione. Mi ricordo che una volta... Non un colonnello. Ma perché no? È un essere umano come noi, no? Il ridicolo è sempre micidiale. Oh, ma chi ha mai parlato di ridicolo? Che c'entra? Si sono comportati male e lei li ha ripresi. Che c'è di ridicolo in questo? È strano che mi sia fermato qui. Ci venivo spesso una volta. Cioè, quando? Anni fa. Quando l'avvenire era bello. Poche responsabilità e molte ambizioni. Lei non sognava ad occhi aperti da giovane? Ah, sì.
Sì, guadagnavo un mucchio di medaglie e alla fine morivo da eroe. Quando si sta morendo, o si è convinti di star morendo, capita di pensare le cose più assurde. In guerra non c'era il tempo di pensare. Oh, a me ne hanno lasciato, anche troppo, in campo di concentramento. Quasi mi affogavano e poi mi facevano rinvenire. Poi di nuovo con la testa dentro un secchio d'acqua finché non stavo per soffocare. E l'unica cosa che mi dava forza era il pensiero che un giorno sarei tornato e mi sarei seduto a quel tavolo come colonnello di questo battaglione. Come mio nonno e suo padre prima di lui. E io sarei stato il migliore di tutti. Beh, ha raggiunto lo scopo, è ancora vivo. Ora nulla le sembrerà troppo duro. Chi dice che sono vivo? Oh, andiamo, è qui con me, in carne e ossa. Sono stato sposato, sa. Ma ormai tutto è finito. Mi dispiace. Mi sono sentito solo da allora. Forse proprio per questo tenevo tanto a questo comando. Mi scusi. Lei è un uomo molto paziente, Jimmy, e io gliene sono grato. Ma è senza cappotto, mi scusi. Grazie, signor Scobi, e alla salute. Grazie. Una birra e un'aranciata. Birra e aranciata. Dove diavolo l'hai conosciuta? Al pattinaggio. L'ho vista là. E l'hai abbordata, eh? No, ci sono tornato il giorno dopo. Allora l'hai abbordata? No, ho dovuto tornarci ancora. Sarai diventato un pattinatore formidabile, no? Sei una brava cornamusa e un buon soldato, e anche un soldato ha la sua vita privata, ma tu vai in cerca di guai. Devi proprio vederla, eh? Grazie. Sì, maestro, per forza. A più tardi, maestro. Alla salute. Attenti a destra, destra! Un momento. Mi sembrate un po' giù, giovanotti. Dov'è che ve ne andate? Al Bridge Hotel? Signor sì. Fa parte della tradizione. Ci andavo anch'io quando ero cornamusa. Venite con me, vi offro da bere. Ora, signore? E quando? Dopodomani? È tardi, signore. È vero, siamo già in ritardo, veramente. Oh, il tempo c'è. E poi offre da bere un ex cornamusa, non un colonnello. Per amor del cielo, bisogna fermarlo. Portiamolo al banco. Colonnello, andiamo al banco. Non nella saletta? La saletta. Ma adesso volta. si preferisce bere al banco. Ah, sì, è molto tranquillo ed accogliente. Buonasera. Allora facciamo birra o whisky? Niente whisky qui dentro. Lo venderà sotto banco. Siate certi, il signor Scobi è un vecchio amico mio. Per noi il whisky c'è. Neanche una goccia. Io preferisco una birra. Caporale. Anch'io, colonnello. Io rum. Io pure. Allora, rum per tutti. Sì, signore. È il nostro hobby. Ho perso il conto. Sarebbero 2 birre, signor Scobi, un buon whisky per un ex cornamusa e 3 rum. Scusi, gradisce una sigaretta, colonnello? Maledetta bugiarda! Papà, posso spiegarti perché mi trovo Colonnello. Sei una bugiarda! È colpa mia. Tu non immischiarti nei fatti miei! Ma che succede? Io ti odio, capito? Ti odio! Sì, è meglio. Non faccia così. Coraggio, L'ha preso in un occhio, vero? Non voglio rissa nel mio locale, intendiamoci bene, ragazzi. Non voglio rissa. Andate tutti nell'altra sala, ragazzi, e occupatevi anche della signorina. Vada via anche lei, signor Scobi. Anche tu.
Non riesco a capire come un uomo della sua esperienza possa essersi compromesso in maniera così stupida. Perché credi che l'abbia fatto? Lei non sapeva di quel giovanotto? No. Non gliel'aveva detto? No. Beh, forse è stato per la sorpresa, vero? Non per altro. Era in uniforme, vero? Purtroppo lo era. Sì. Joe, ma che diavolo stai facendo lì? Qualcosa non va? Sì, Mary. Ho fatto una grossa sciocchezza. Posso entrare? Oh, Joe, che sai che non ti ci voglio a casa mia a quest'ora, io non posso. Ma che cosa hai fatto? Ho picchiato un caporale. Che cosa? In un bar. Non so che cosa mi abbia preso. E lui era in uniforme. Allora l'affare è serio. È gravissimo, è un suicidio. Sarà meglio che tu entri. Per la verità sono in compagnia. Ah, chi c'è? Non ti preoccupare, è un amico. Charlie Scott. Che diavolo ci fai qui? Sono in visita, una visita innocente. Siediti pure. Con voi due che tubate davanti a me? No, grazie, non per una questione personale. Mi dispiace solo del disturbo. No, non giudicare tutti quanti col tuo metro, Jock. Charlie, Jock ha picchiato un caporale. Poco saggio, vecchio mio. E forse fra un minuto picchierò anche un maggiore. Vecchio rospo mellifluo. Jock! Oh, non ti preoccupare, non gli farò niente. Ci sa fare con le donne, il nostro Charlie. Oh, come al solito non capisci niente tu. Charlie, che si può fare per lui? Jock lo ha colpito in un bar. Voi non farete niente per me. Ho le idee abbastanza chiare e vi lascio il campo libero. Charlie! Buonanotte, vecchio mio. Al diavolo l'educazione, vecchio mio. Jock! Jock! Ti senti bene? Sto benissimo, cara. Non comprometterti troppo. Ci sono notizie? Il rapporto è arrivato a Barrow un'ora fa. Oh, diavolo, e Jock? Aspetta gli eventi. Barrow lo sistemerà, ma non so con che diritto dopo l'esibizione di ieri sera. La cosa è ben diversa, amico mio. Gridare come uno ossesso a una festa è un conto, ma Jock è sceso a vie di fatto e allora interviene il regolamento. Qualcuno potrebbe sospettare un mio risentimento contro di lui, ma sarebbe un errore, non mi lascerò influenzare da questioni personali. Vorrei vedere le cose obiettivamente, ecco perché ho chiamato Scott. È molto imbarazzante. È facile essere indulgenti, ma colpire un caporale in uniforme in un pubblico locale è maledettamente grave. Sì, capisco, colonnello, ma sono certo che Scott condividerà... Jimmy, avanti. Ah, Scott. Colonnello? Ha saputo di ieri sera? L'ho saputo. Baruffa in un bar del paese. Ora dobbiamo decidere se dimenticare l'incidente o procedere. Jimmy ha già espresso il suo parere, ma prima di prendere una decisione vorrei anche la sua opinione. Si rende conto che se procediamo la questione finirà alla corte marziale? Certo che mi rendo conto. Cose del genere possono nuocere al buon nome del battaglione. Ma ne soffrirebbe di più se questa storia trapelasse senza che noi avessimo fatto nulla. Lei crede? Certo. Ma Charlie, Jock è un caso speciale. Ah, sì? In un bar, in uniforme, davanti a testimoni? Dico bene? Perfettamente. Lo so, ma... Senti, Charlie, se il caporale Fraser si fosse messo a rapporto sarebbe inevitabile, ma non lo ha fatto e non credo che lo farà. In fondo non è affatto una questione militare. Temo di non essere d'accordo.
Ma la decisione spetta a lei. Sì, certo. E non la renderà molto popolare. È il destino di tutti i comandanti. Spero che ciò non mi impedirà di compiere il mio dovere. Grazie, Scott. Colonnello? Senti, Charlie, prima... Un momento, Jimmy. Chiami l'ufficiale di giornata e gli dia disposizioni perché si proceda all'escussione dei testi. Istruiremo un'inchiesta formale e i risultati saranno trasmessi al comando di brigata. Non prendertela troppo. Perché non dovrei prendermela? Io trovo che è ingiusto. Jock? Jock, stai in casa? Mary, che diavolo ci fai tu qui, eh? E tu che diavolo ci fai di là? Io mi lavo i denti. Col cappotto indosso? A quest'ora del mattino? Di un po', ma che intendi fare? Che dovrei fare secondo te? Entra. Ti offrirei del caffè se sapessi dov'è. O da bere. Lascia stare. Ora che lo avrà nascosto. Non hai più nemmeno un attendente. L'ho mandato via. Ora che se n'è andata, sai. Ha lasciato detto che è andata da un'amica. Povera piccina. Jock. Ho mandato Charlie a quel paese. Che cosa? Si è comportato molto male. Io l'ho piantato. Barrow non avrebbe mai osato agire così se lui non l'avesse convinto. Tu mi confondi. Che diavolo mi vai raccontando? Charlie non te l'ha detto. Dimmelo tu. Barrow ha chiamato Charlie stamattina, gli ha chiesto il suo parere. E Charlie si è scagliato contro di te. È Charlie che te l'ha detto? Ne ho parlato al telefono. Ma non l'ha detto a me. Può darsi che si vergogni. Non ti permetto certe insinuazioni. Charlie non è un ipocrita. E che avrebbe deciso Barrow? Ci sarà un'inchiesta formale. Ah. Beh, ci siamo. Questa è la fine. Ma Charlie non sarebbe capace di un dispetto. Tu ci vedi sempre ubriachi e rincretiniti, ma non conosci i nostri lati buoni. E Charlie è un ottimo ufficiale. Sai che non mi metto mai di mezzo, ma... Io non so niente di niente, proprio niente. Oh, Mary, cara. Scusami. Non dovevo dire così. Mi dispiace. Sul serio. Comunque questi non sono affari miei. No, ragazza mia. Gli ufficiali non devono picchiare i caporali e io lo sapevo. Avrei fatto anch'io come Charlie. No, tu non lo avresti fatto mai, Jock. È qui che tu sei diverso. Tu pensi sempre bene degli altri, ma nessuno è alla tua altezza. Tu sei avanti a tutti. Sono stanco, disfatto. Guardami. Ma non eri tu che mi dicevi che bisogna sempre andare avanti? Avevi una regola. Adattarsi. Tenersi con i denti. I denti li ho ancora buoni. Me la caverò. Ma che notte ho passato. Tu devi tornare in caserma. Se non altro per amore mio. Jock. Stavo sul letto stamattina ad occhi chiusi. E ripassavo una lista di nomi già troppo lunga a metà. E mi domandavo che diavolo mi fosse rimasto alla fine. Forse nausea e stanchezza. Poi sono giunta al tuo nome. E l'ho detta ad alta voce al soffitto. Ah, sono stata fra le braccia di un uomo che era veramente un uomo. Per l'amor di Dio, non privarmi anche di questo. Ragazza mia. Non ho voglia di fare l'amore. Ma chi ci pensa? Non sono venuta per dirti che ti amo e neppure per rivolgerti il solito invito. Sono qui per dirti che non è possibile che Jock Sinclair si senta troppo stanco. Devo salvare la faccia, eh?
Bravo. Lustrati le scarpe, sbarbati e torna in caserma. Tu lo sai che non sono capace di fare complimenti, ma non lo prenderai come un insulto se ti dico che sei una donna da soldato. No, Jock. No, non puoi prenderlo come un insulto. Perché se non è un omaggio alla tua castità, è certo un complimento al tuo cuore. Dove vai? Su, va a farti il bagno. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, per fila destra, marcia! Attenti a sinistra! Per fila destra, marcia! 1, 2, 1, 2. Buongiorno, signori. Buongiorno. Ecco, un'accoglienza veramente cordiale. Basti voi essere così gentile di suonare il campanello, così vedrò se posso avere da bere? Ma certo, Jock, immediatamente. Charlie, eri tu che cercavi di telefonarmi stamattina? Io, vecchio mio? No. Cara mamma, la vita qui in caserma è terribile. Buongiorno, caporale. Buongiorno, signore. Senti molto il caldo, vero? Fa freddo, signore. Per forza senti freddo. Sei nudo? Abbottonati il colletto. Signor sì. E adesso portami un bel bicchiere di whisky. Signor sì. Aspetta, figliolo. Tu che bevi, Charlie? Ho già pranzato, per la Che verità. cosa bevi, eh? Ti ho rivolto una domanda su di un fatto preciso, non su di una ipotesi. Che c'è nel bicchiere? Cognac. Porta anche un bel cognac. Vecchio mio. Jock, senti, vorrei parlarti. Coraggio. No qui. Servizio? Più o meno. Servizio, rispondimi. Sì, più o meno. Non ora, non al circolo. Bene, 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 bene. E che novità ci sono oggi? Non è successo nulla? Ditemi almeno qualche pettegolezza, no? McKinnon? Ha nevicato. Che spirito d'osservazione. Ah, figliolo. Jock, devo parlarti, è molto importante. Jimmy, caro, non c'è nulla che non possa aspettare, nulla. E poi può darsi che io non voglia sapere. Può trattarsi di cosa importante, dico sul serio. Ma dite un po', per chi mi prendete voi? Forse mi ritenete sordo, muto e cieco? Credete che io non sappia che cosa succede? Buongiorno, colonnello. Buongiorno. Bevi con noi? No, grazie, ho appena pranzato. Un cognac, allora? No, grazie, nel pomeriggio vado a caccia e vorrei non bere, solo un caffè. Ah, Charlie, vuoi un caffè anche tu? No, maggiore Scott, lo prendo io. Scusami, colonnello. Charlie non mette latte nel caffè. È molto sofisticato, vero? Veramente non saprei. Jock. Eric, non ti pare un po' sofisticato? Non particolarmente. Una frase non impegnativa, va bene. Comunque, noi ci comprendiamo. Vecchio mio. Va al diavolo, prenditelo da te il caffè. Jock va a pranzo. Chi gli tiene compagnia? Jimmy? Io no, Jock. Scusa, ho la dunata. Devo mangiare da solo, allora? Ti faccio compagnia io, Jock. Anch'io. Non sarò io quello che ti abbandona. Grazie, amici miei.
però. E insomma, per l'ultima volta le dico che non dobbiamo intrometterci. E io le dico, signor Riddick, che è suo dovere come sottufficiale più anziano esprimere l'opinione di tutti gli altri sottufficiali del battaglione. Non lo farò, signor McLean. Allora lo farò io, signor Riddick. E invece lei non farà un bel niente. Si accomodi, signor Riddick, si accomodi. Avanti. Permette che parli, signore? Sì, signor Riddick. Cosa c'è? Signore, ho parlato col sergente McLean e a lui ne ha parlato l'aiutante. Beh, avanti. Non trova che quell'inchiesta sia un po' precipitosa? Che cosa ha detto? Non esprimerei questa opinione se non fosse l'opinione di tutti gli altri sottufficiali. Tutti pensano che un'inchiesta del genere sarebbe... Signor Riddick, lei mi stupisce. Non le avevo dato ordine di raccogliere i testimoni? Signor sì, l'ordine era questo. Ebbene, lo esegua. Signor Riddick, ho dato un ordine impopolare, lo so bene, ma è un ordine. Il buon nome del battaglione innanzitutto. Se permette, signore, è del buon nome del battaglione che ci preoccupiamo. Il battaglione ne avrebbe vantaggio se lei sistemasse la questione personalmente. È fuori discussione, intesi, è fuori discussione. La mensa sottufficiali non è la Camera dei Lord. Santo cielo, signor Riddick, se un ufficiale colpisce un soldato deve essere punito, sì o no? Beh, non è così? Signor sì. Allora esegua l'ordine. Signor sì. Avanti. Scusi, signore, desidera una ciambella col suo tè? Che cosa? Una ciambella, signore. Alcuni prendono una ciambella col tè il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Costano solo 4 pence l'una, ma sono ottime. Gliene procuro una? Non mi va. Gliela raccomando caldamente. No, grazie. Va bene, signore. Ho pensato di chiederglielo perché il colonnello Sinclair ne prendeva sempre qualcuna col tè. Mi dispiace deluderti. Salve, siete andati a giocare a tennis? Il campo da tennis più vicino è a 30 miglia. Abbiamo fatto una passeggiata. Non avete visto per caso il maggiore Sinclair? Jimmy dice di averlo visto a mensa. Sta riposando nella stanza di Dusty. Ah, grazie, Simpson, grazie. Mi fa piacere che i miei ufficiali facciano un po' di moto ogni tanto. Perché devi essere così maleducato? Dopotutto è una situazione difficile anche per lui. Dusty non c'è. Lo sapevo, volevo parlare con te. Ti ho svegliato? Certo. Si tratta di una cosa importante. Mi dispiace, temo di non averne. Deve esserci un pacchetto nella mia tasca. Che ore sono, colonnello? Le 4. Di un tetro pomeriggio. Credevo che stessi sparando a ciò cui sparano i gentiluomini. Non ho cambiato idea. Sono qui in veste ufficiosa, ma voglio mettere le cose in chiaro.
Se tenti di meravigliarmi, ci sei già riuscito. Non sono qui per sorprenderti, al contrario, non è cosa facile per me. E per me cosa credi che sia, una passeggiata? No, non dico questo. Jock, mi dispiace. Devi credermi. In qualsiasi circostanza, nessuna persona normale proverebbe piacere a far del male a un suo collega. Oh, al diavolo. E va bene, ti dispiace, buon per te. Non mi hai ancora detto che provvedimenti hai preso. Il sergente Riddick sta raccogliendo le testimonianze da sottoporre alla corte marziale. Purtroppo non ho altra scelta. Perché dici che non hai altra scelta? Non potresti vedertela da solo? Vorrei poterlo fare. Il colonnello sei tu, no? È questo che volevo dire. Mi rimetto a te. Date le circostanze, puoi trovarmi un motivo plausibile per non deferirti alla corte marziale? Se si trattasse di un mio ufficiale, gli farei un bel cicchetto e basta. Io prendevo ordini dal comando di brigata, ma non ci andavo a lavare i miei panni sporchi. C'erano dei borghesi presenti al fatto. Oh, va al diavolo, Barrow. Cosa sei, un uomo o un manuale? Vieni qui a dirmi che ti dispiace e poi mi dai la croce addosso. Presto comanderai una brigata, ci giurerei. Che cosa significa per te comandare un battaglione? Niente. Niente? Tu sei arrivato qui come suonatore di cornamusa, ma qui io c'ero prima di te. Sono nato in questo reggimento, nato nei suoi ideali. La marcia forzata di Corunna, il quadrato di Waterloo, le giubbe rosse, la carica degli Highlanders attaccati alle staffe della cavalleria, il fango di Passchendaele in cui cadde mio padre. So tutto del reggimento. So in quali circostanze tu assumesti il comando, seduto sul treppiede di una mitragliatrice come un mitragliere qualsiasi. Accusami di tutto quello che vuoi, ma non di disinteresse. Ho mangiato, dormito, camminato e sognato con questo reggimento fin dal mio primo soldatino di piombo. Scusami. No, non devi scusarti. Forse è piuttosto tardi per le scuse per entrambi. Se io potessi trovare una via d'uscita, non la rifiuterei. No, colonnello. Ma io sto domandandomi chi avrà più danno dai giornali? Ex colonnello picchia caporale innamorato. E te lo dico io chi ci soffre di più. Non mia figlia, non il caporale, non io, ma... tu ti esprimi assai meglio di me. Non il battaglione, ma, come dicevi? L'ideale. Esatto. L'ideale del battaglione. I vivi e i morti. Tutti insieme. Il reggimento. Ecco chi ne soffrirebbe di più. Colonnello, mi sono comportato da maledetto idiota, lo so benissimo. Ma non succederà 2 volte. Se avrò modo di rifarmi. Io ti aiuterei, Barrow. Faremo un buon lavoro. Hai la mia parola. Va bene. Cioè non procederai con l'inchiesta? A quanto pare ho detto così. Oh, il cielo mi aiuti. Non te ne pentirai. Non te ne pentirai, colonnello, te lo prometto. Mi auguro che sia vero. Soldatino.
Se parli ancora di ragazze a mensa, ti togliamo il gonnellino. Vero, signori? E lo faremo ballare sul tavolo col sederino nudo. Avanti, provaci, pivellino. Sarà un bello spettacolo. Cameriere, dove sono i camerieri? Tu non sai che ti aspetta un altro whisky? Offro da bere a tutti quanti stasera. Attenzione, amico, è la seconda volta che ci offri da bere in un mese. Vuoi forse insinuare che sono un tirchio? No. Maledetti! Dov'è la mia pistola? Vi cancellerò dalla faccia dell'universo. Ma non possiamo sopportare certi insulti. Mi arrendo. No, sei morto, ti ho centrato. Lo sapete che il colonnello è un esperto di pentathlon? Ah, il pentathlon. Le consiglio di allenare una squadra lei stesso. Chi sceglierà? Rattray potrebbe andare? Certo, se ha voglia di allenarsi seriamente, richiede molto impegno. Oh, Jock, cantaci una canzone. No, sentiamo come canta il giovane McKinnon. Meglio di no, Dusty canta meglio. Preferisco cantare io piuttosto che sentire Dusty. A Gordon for me, a Gordon for me. If your day a Gordon, your day is to me. The black one shall blow, the sheep will shall go. The cocky we Gordon's the pride of them all. A Gordon for me, a Gordon for me. If your day a Gordon, your day is to me. The black one shall blow, the sheep will shall go. The cocky we Gordon's the pride of them all. A Gordon for me. Non prende parte ai festeggiamenti, Scott? Che festeggiamenti, colonnello? Non sapevo che ci fosse qualcosa da festeggiare. Secondo lei avrei preso una decisione sbagliata? Un comandante di compagnia non può giudicare. Di solito obbedisce in C'è silenzio. un'enorme differenza tra fermezza e ostinazione. Non si prende un provvedimento solo per dimostrare che si è in grado di prenderlo. In realtà, comandare un battaglione è una questione di compromessi per mantenere lo spirito di corpo. Oh, sì, naturalmente. Si ricomincia a vivere, ragazzi? A quanto pare è stata un'idea molto popolare. Crede che l'abbia fatto per la mia popolarità? Crede davvero che sia per questo motivo? Colonnello, non sapevamo che lei avesse preso una decisione. Ma saprà che non convocherò la corte marziale? Sì, l'ho saputo. Ebbene? Ma credevo che la decisione fosse di Jock. Non pensavo mai che c'entrasse lei, colonnello. Nella mia vita monotona spesso mi sono sottratto ai doveri che dovevo compiere e dopo dicevo di aver esitato per motivi di umanità o di lealtà o di carità cristiana. E non è molto dignitoso. C'era da sperare che un colonnello fosse più maturo. Non se la prenda tanto, colonnello. Jock è un generoso dispensatore di affetti. Perché non torna di là e si unisce ai suoi amici? Le darà un gran benvenuto, ne sono certo. Dove se n'è andato il colonnello? Barro, è passato di qua. Deve essere nella sala del biliardo. Lasciamolo cuocere nel suo brodo. No. Dovrà bere stasera. Perquisiamo le sale. Avanti, march! A destra, march! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Squadra, alt! Dove è andato? Gioca a nasconderella, avanti le pattuglie, rastra le tende, ma chi non guarda sotto il tavolo e tu guarda di là. Oh, guardate, guardate. Che fenomeno. Fa parte del pentathlon. Charlie, ma che diavolo combini, eh? Sei triste, povero Charlie? Sono allegro come un grillo. Triste stasera. Ha detto che è triste? Charlie Scott, tu mi interessi. Hai parlato per caso con colui che si è perduto? Il mio benefattore? Esatto. E di che cosa ti ha parlato, eh? Ha parlato del compromesso, che non è di pregiudizio per la disciplina. E tu hai disapprovato? Non ho fiatato, vecchio mio. Parole troppo grosse per me. Tu avresti preferito vedermi processato, vero? Beh, i suoi motivi per cambiare idea non li comprendo. Ma tu pensi ancora che io debba andare sotto processo? Naturalmente, vecchio mio. Gli vogliamo togliere il gonnellino? No. Hai una bella faccia tosta, Charlie Scott. Che altro ha detto? Niente altro. Se n'è andato. Sarà in giardino, immagino, a sfogliare margherite. Cos'è? Chi è l'ufficiale di giornata? Signore. Va in camera del colonnello Barrow, poi torna qua a riferire a me. È andato qualcuno di sopra? L'ufficiale di giornata. Non è in camera sua. È nel bagno, signore. C'è del sangue. Si è sparato alla tempia. Aspettate qui. Stupido, maledetto idiota. Avevi mai visto un morto? Signor, no. Coraggio, allora. Prima assicuriamoci che sia morto. Sì. Deve essere morto sul colpo. Figliolo, stai per svenire? Io? Non devi vergognartene. Credo di no, signore. Allora puoi fare il tuo debutto. Per fare il soldato, figliolo, devi imparare a trattare sia i vivi che i morti. Sono i ferri del mestiere. No, non guardare altrove. Devi guardarlo bene. Ora chiama il dottore.
Non è il corpo che mi fa paura. È il fantasma. Attenti! Scopritevi, seduti. Ordine del giorno. Il colonnello Barrow è stato trovato morto la sera del 21 febbraio ed è stato accertato che si è suicidato in un momento di squilibrio mentale. È stata interrogata la vedova ed è suo desiderio che il funerale sia fatto a cura del battaglione e organizzato dall'attuale comandante del reparto. Quindi il battaglione seppellirà il suo colonnello. Ti diverti? Che cosa c'è da ridere? Chiedo scusa, colonnello. Disposizioni. Il colonnello sarà seppellito con gli onori militari. Divideremo l'operazione in 3 parti distinte: i preliminari, l'inumazione e il ritorno in caserma. I preliminari. Il battaglione si schiererà in linea, la compagnia comando sulla destra, seguita dai portatori e dalla fanfara, e il reparto con la bandiera sarà comandato dal tenente McKinnon. Signor sì. A trasportare il feretro saranno chiamati gli 8 sottufficiali più anziani e un plotone con elementi di tutte le compagnie trainerà l'affusto di cannone. Santo cielo. Non ho chiesto commenti. Al mio comando il battaglione uscirà dalla caserma incolonnato per 3 e a passo di marcia funebre. Domattina alle 10 ci sarà una prova delle cerimonie. Discuteremo poi i dettagli. Permette, signore? Parli. Alle 10 c'è il rapporto di battaglione. Domani non ci sarà il rapporto. Chiedo scusa, ma ci sono diversi soldati in cella. Non mi interrompa più, signor Rittig. Né ora, né mai. Il battaglione procederà fino al crocevia, voltando a sinistra, seguendo Bridge Road fino a High Street coi tamburi. I tamburi. Il battaglione si fermerà sulla Lothian Terrace. Present arm. Gli ufficiali superiori si staccheranno dai reparti e seguiranno il sacerdote e la fanfara a passo lento fino alla tomba. I fiori della foresta. Signor McLean? Signor sì. Chi è la migliore cornamusa? Chi sarà il suonatore prescelto? Beh, veramente sono tutti molto bravi, ma... Jock è la miglior cornamusa. Ah, sì. Sì, signor colonnello. Gli avete i denti? Gli è permesso sorridere. Gli è permesso essere di buon umore. Lo dice il regolamento militare che è copiato da San Paolo. Lo ha già scelto? Signor sì, è qui fuori, lo faccio entrare. Che cosa c'è, Maggiore Scott? Niente, Jock. Colonnello. Preferisco essere chiamato colonnello. Colonnello. Una cerimonia elaborata. È il funerale di un maresciallo. Non mi aveva detto che era il caporale Fraser. È lui il miglior suonatore. Già. A che punto ero? Ma nessuno ascolta i miei ordini! A dopo la cerimonia, colonnello. Grazie, capitano Simpson. Grazie, Eric. Caporale. Signor sì. Tu saresti il migliore? Colonnello. Sei sposato, caporale? O scapolo? Scapolo, signore. Colonnello, siamo in ritardo. Voglio mettere le cose in chiaro. Oh, accidenti, ma ormai non è più un segreto. Approfittando della pausa, colonnello,
Non trova un po' eccessiva la cerimonia che si propone? E perché? Barro non è stato molto tempo con noi. Era un'ottima persona, Certo, ma... è lei che comanda, è giusto fargli un funerale adeguato, ma il battaglione al completo, l'affusto di cannone... Non sarebbe meglio seppellirlo in forma privata? Date anche le circostanze della morte. Le circostanze della morte? Che cosa intendi dire tu? Vede, si sono fatte abbastanza chiacchiere. So che è stato in un momento di squilibrio. Insomma, comunque si veda la cosa, è sempre un suicidio. No, ti sbagli, Simpson. È stato tutt'altro. Che cosa è stato, Jimmy? Sì, omicidio. E io forse sono l'assassino, ma voi siete i complici, tutti voi, tranne Jimmy. Lui lo ha servito meglio di tutti noi. Comunque il comando di brigata non permetterà mai questa cerimonia. Al diavolo, il modo in cui seppelliamo i nostri colonnelli è affar nostro. Colonnello, il maggiore Scott ha ragione. Il comando non lo permetterà. Il comando di brigata non ne saprà niente finché non sarà finito. Ma non capite, non vi rendete conto. È tornato in patria 15 anni dopo che aveva lasciato la Scozia. È tornato al battaglione 15 anni dopo che l'aveva lasciato. Il battaglione che doveva accoglierlo a braccia aperte. E voi gli negate il funerale. No, lo seppelliremo come ho deciso io. Questo è un ordine e sarà eseguito. Parte terza. Ritorno in caserma. Uomini malvagi. La morte, dicono, è una vittoria. La morte, dicono, è il più gran trionfo. Torneremo al suono di una bella marcia. L'Orso Nero per cominciare. Scozia la Valorosa e che altro, sergente McLean? Il canto del nord, signore. Ah no, è troppo sentimentale. E neanche Charlie è il mio tesoro. Suoneremo la dunata di Lochiel. Suoneremo tutte le marce di gloria per ricordarlo meglio. Ma certo, marciando lungo High Street e Bridge Road e Stuart Road, suoneremo marce allegre e noi a testa alta. Ecco la mia bella fanciulla e i fiori di Bonnie Dandy. I reparti debbono essere perfetti, signor Riddick, e tutti li staranno a guardare. Intesi? Perfetti. E quando noi saremo da lungo dimenticati, dovranno dire: dovevate sentirli suonare, dovevate vederli marciare, quei ragazzi. E nevicherà ancora. Ma non prima della fine della sfilata. Quando torneremo dalla collina, farà molto freddo e ci sarà un po' di nebbia e un riflesso rosso sui tetti. Mi sembra di vedere i drappi dei gonnellini e il viola dei veli sui tamburi. Soltanto i tamburi. Soltanto i tamburi. Tutto il battaglione che rientra. Tutto il battaglione a passo lento. E solo i 4 tamburi in sordina che rullano, battono in sordina, in sordina.
Sì, colonnello. Sarà fatto come dice lei. Colonnello. Gioca, amico mio. Coraggio, colonnello. Si faccia forza. Per amor di Dio, sono distrutto. Ma non dica sciocchezze, no, venga. Amici miei, portatemi a casa.